Creative e creativi, vi aspetto con questo punto. Per utilizzare questo punto avete necessità del multiplo di 8 più 5 e potete creare qualsiasi cosa a voi vi piace. Ora vi faccio vedere la versione in lineare, dopodiché andremo a fare anche la versione tonda con un prossimo video progetto. Prendete il vostro filo, l'uncinetto adatto e andate a fare delle catenelle multiplo di 8, quindi 8, 8 e così via. Intanto io ne ho 4, 5, 6, 7, 8, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e così via fino ad arrivare alla misura che avete necessità. Ora io vado a caricare un po' di catenelle, poi ci ritroviamo per iniziare il punto. Ho caricato 32 catenelle, vado ad aggiungere altre 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E questo è il modello perfetto per avviare questo punto in lineare. Quindi, come prima riga, io vado a ripassarla con la maglia alta. Aggiungo un'altra catenella per iniziare il lavoro, entro in quella prima, punto basso e catenella. In questo modello qua io ne ho caricate 32 catenelle più 5. Carico e vado a fare un'altra maglia alta. Di conseguenza vado a lavorare 37 punti alti. Finita la riga di punti alti faccio un punto catenella, giro il lavoro, mi alzo con un punto basso e una catenella, carico l'uncinetto, faccio 3 catenelle, quindi il totale è di un punto basso e 4 catenelle, però preferisco che voi li dividiate perché a me la maglia alta all'inizio e alla fine sarà una costante, quindi voi fate maglia alta più 3 catenelle, caricate l'uncinetto, 1, 2, 3, nel quarto punto di base andiamo a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza, quarta e quinta, poi 3 catenelle, 1, 2 e 3, caricate l'uncinetto, 1, 2, 3, nel quarto punto di base andiamo a fare una maglia alta e così via. Per tutto il vostro lavoro il modulo sarà 5 punti alti e 3 catenelle, 5 punti alti, 3 catenelle fino alla fine della riga. Andiamo a fare le ultime 3 catenelle, carichiamo 1, 2, 3, quindi nel quarto punto andiamo a fare la maglia alta. Ecco perché la prima, cioè questa qua e l'ultima, sono una costante. Ora andiamo a iniziare la seconda riga. Ora iniziamo con punto basso e 3 catenelle, che questa è la nostra maglia altissima. Su queste 3 catenelle ne dobbiamo aggiungere 2 che ci serve per avviare il punto. Ok, quindi maglia altissima più 2 catenelle, carichiamo 2 volte, entriamo qui nello spazio delle 3 catenelle, andiamo a fare una maglia altissima, una seconda maglia altissima e una terza. Senza prendere catenelle, senza fare nulla, andiamo direttamente a caricare, ci spostiamo in questo spazietto, quindi dal primo siamo passati al secondo, quindi maglia altissima, seconda e terza. Andiamo a fare 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5, carichiamo 2 volte, entriamo sempre nello stesso spazietto, andiamo a fare 3 maglie altissime, quindi praticamente creiamo quasi un ventaglio formato da 3 maglie altissime, 5 catenelle e 3 maglie altissime, che è questo qua. Okay. Ora senza catenelle, senza nulla, semplicemente andiamo a caricare l'uncinetto quando ci troviamo sul modulo delle maglie alte e andiamo nel prossimo spazietto facendo sempre il modulo di prima. Questo è da fare fino alla fine della riga.
Qui le 2 catenelle sono metà delle 5, perché o ne mettiamo 3 o ne mettiamo 2 non cambia niente, tanto non è il volume che ci dà il margine per quanto riguarda la tensione intermedia. Finiamo la riga insieme con 2 catenelle, carichiamo 2 volte e ci chiudiamo sulla maglia alta. Giriamo il lavoro e ripartiamo con la prima. Ora andiamo a rifare la prima riga. Punto alto, carichiamo l'uncinetto, qua al posto delle 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte e per arrivare al prossimo spazietto andiamo a fare 3 catenelle, scusatemi, carichiamo e andiamo a fare il modulo delle 5 maglie alte. Ora 3 catenelle, carico, vado nel prossimo spazietto, 5 maglie alte fino alla fine della riga. In pratica stiamo rifacendo la prima riga. Dopo aver lavorato i 2 punti alti per le 2 catenelle, carico e vado a fare la maglia alta, ricordatevi punto basso e 3 catenelle, quindi sulla terza catenella. Giro il lavoro, inizio di nuovo a fare la seconda riga. La difficoltà, chiamiamola così, è che questi punti un po' sfarfallano, si spostano da una posizione a un'altra, quindi in base a quello magari avete leggermente un po' di difficoltà, però non vi preoccupate, è più facile di quanto sembri. Andiamo a fare la nostra maglia alta, maglia altissima, scusatemi, carico. Qui non faccio più le 2 catenelle perché non mi servono. Vedete che dove c'è il modulo dei 5 punti alti, sopra loro 2 si incontrano, quindi io qui sopra di lei devo far incontrare un punto immaginario che non c'è più e uno che andrò a creare, di conseguenza li ignoro, li vado a come dire, considerare nella prossima riga ancora, perché non ci saranno, praticamente saremo con le 3 catenelle di base. Adesso vi faccio vedere così capirete meglio. Intanto carico 2 volte e qui il modulo lo sapete, 3 maglie altissime, 5 catenelle, 3 maglie altissime. Vi dico già che questo punto è molto più facile da lavorare in tondo, però per chi vuole avere l'opportunità di impararlo anche in lineare, questo è il metodo. 5 catenelle e andiamo a fare anche l'altro. Andiamo a concludere questa riga insieme, carico 2 volte e vado a lavorare sull'ultima maglia alta la mia maglia altissima. Guardate come sono belli questi fiori, cioè nascono proprio girando il lavoro e semplicemente giocando con i punti. Bene, vi faccio vedere per l'ultima volta come si fa a iniziare, perché magari avete un po' di difficoltà, e direi che vi ho dato tutte le indicazioni. Punto alto. Vedete che qua dove ci sono loro, ci sono sopra, cioè dove ci sono questi moduli che si incontrano, chiamiamoli così, sopra ci sono delle catenelle. Cosa succede? Succede che noi siamo in questa situazione qua, vedete, in realtà è la situazione ancora più sotto, di conseguenza io devo fare queste catenelle volanti che sono loro. Allora io faccio il mio punto alto che è già pronto, faccio i miei 3 punti di separazione che sono le 3 catenelle,
carico l'uncinetto e qua nel modulo vado a fare il mio modulo da 5 punti alti. Quindi ogni 4 righe diciamo che il lavoro cambia, perché abbiamo 1 2 1 2, quindi al quarto ripartiamo proprio col primo. Per quanto mi riguarda sono solo 2 righe di lavoro, ok, però magari l'avvio cambia, vi dico già, insomma lo sappiamo già che cambia ogni 4 righe. Fatti i 5 punti alti senza dover fare altro che le mie catenelle, che sono 3, carico e mi sposto nel prossimo. Vedete? Molto facilmente. Ora io praticamente sono qui, se guardate in alto vedete, è qua, e riparto un altro giro di fiori. Direi che vi ho fatto vedere tutto. Ci tengo a dirvi che questa è la versione di andata e di ritorno, quindi lineare, e presto vi farò vedere anche la versione in tondo, che quella è facilissima, non c'è niente da fare che andare a lavorare sempre le righe nella stessa maniera, è quasi diciamo noiosa rispetto a questa. Ed eccolo qui il mio punto con la riga finita. Bene, siamo arrivati alla parte in cui io vi dico quello che si può creare. Insomma, voi che mi seguite, e so che siete tantissimi e vi ringrazio di cuore, lo sapete benissimo che io l'ho appena utilizzato per creare una borsa in raffia. Per quanto mi riguarda è molto diciamo alla moda moderno, classico nello stesso momento, però lo vedo bene su diverse impostazioni. Fate conto che qua ho utilizzato un cotone molto grosso, guardate quanto è spesso, e è cotone, però cioè nel senso non è cordino, non sono filati per borse eccetera, e guardate come sta bene. Ora chi ha visto il progetto della borsa lo sa che sta ancora meglio. Ciò non vi vieta di utilizzarlo anche con un filato per borse, se vi piace. Normale che se la fate piccolina, con un filato un po' più sottile, magari i punti, i fiori sono più piccolini e la trama è un po' più densa. Se è molto larga, c'è chi preferisce utilizzare le classiche bustine da inserire dentro, utilizzarla così com'è, una borsa, oppure la fodera. Insomma, la libertà è sempre vostra in base ai vostri utilizzi. Io lo trovo molto facile da fare e cresce che è una meraviglia. Cioè io ho un progetto pronto, un vestito che l'ho creato in pochissimo tempo e non vedo l'ora di condividerlo con voi, ma per il fatto che il filato che ho utilizzato è sintetico, lo vedo bene per l'autunno, non tanto per l'estate che fa caldo. Allora, ripeto, questa è la versione di andata e di ritorno, che ancora è un po' più difficile. Per chi è alle prime armi con l'uncinetto, vi consiglio di aspettare un attimo la versione in tondo, se volete solo vedere il tutorial del punto, altrimenti ce l'avete già sul canale con la borsa in raffia, quella grigia. Lo trovo, come ho detto prima, molto elegante, molto classico. Devo dire che questo punto è stato dimenticato per tanto tempo, io non lo vedo molto in giro sinceramente, anzi sono anni che non lo vedo, e mi piaceva l'idea di ridargli vita e soprattutto come dire, metterlo a nuovo sotto altri punti di vista. Come sempre io vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio di essere state e stati qua, e soprattutto se avete amiche o amici che amano l'uncinetto, condividete questo video, chissà che non vi venga l'ispirazione per il prossimo video progetto. Come sempre io vi aspetto sul mio canale, ma vi aspetto anche sui vari social, perché mi trovate anche là. Mi raccomando, se create qualcosa fatemelo sapere, perché io lo trovo veramente bello questo punto. Noi ci vediamo al prossimo video progetto.